Ciao, in questo video ti mostro come personalizzo i miei capi con le etichette. Ti mostrerò come ho scelto e creato in maniera semplice e veloce delle etichette personalizzate sul sito di Dortex con cui ho collaborato per questo video e come le applico sia a macchina sia a mano sui capi che mi cucio. Trovate come sempre tutte le info e i prodotti che ho scelto nell'info box sotto il video. Sul sito di Dortex avevo già acquistato nel 2019 delle etichette personalizzate La Dulsatina, il nome del mio blog, che ho utilizzato fino ad ora per i capi che mi cucio. Ho creato inoltre queste nuove etichette a marchio Cucito Espresso, che è la mia piattaforma di corsi di cucito online, per i prototipi dei capi che realizzo per i corsi di cucito online. Eccone due esempi. Queste sono solo alcune delle etichette che ho creato per Cucito Espresso insieme ad Dortex. Ti mostrerò in altri video le altre etichette. Queste tre tipologie di etichette che ti mostro oggi sono tutte etichette tessute. Queste a marchio La Dulsatina sono delle flexi nera, un'etichetta tessuta professionale con diversi formati e diverse possibilità di piegatura. Puoi scegliere quella che desideri sul configuratore Dortex. Io per esempio avevo scelto la variante con piegatura finale a destra e sinistra. Avevo caricato il logo La Dulsatina, qui trovi tutti i formati consigliati per il logo. Inoltre è possibile scegliere la dimensione dell'etichetta utilizzando queste frecce. Io avevo scelto la dimensione 15x50 mm. Sono realizzate con filato AirPet riciclato al 50% ed è possibile tesserle con fino a 6 colori diversi di filato. Io ne avevo utilizzati per esempio 2 di colori. Tutte le varianti delle etichette flexi nera sono disponibili a partire da 500 pezzi. A mio parere è la scelta migliore per attività artigianali o per chi si cuce i propri capi per hobby e desidera acquistare delle etichette che durino praticamente per sempre. Questa è un'altra etichetta tessuta, la Cottonera Premium, in formato arrotolato. In questo formato taglio io a mano le etichette e piego, stiro i margini prima di applicare l'etichetta sul capo. Sul retro del rotolo trovo segnato dove tagliare con le forbici, in modo da tagliare le etichette tutte uguali in maniera semplice e veloce. Dato che tutte le etichette Cottonera sono realizzate in 100% cotone, vanno piegate prima di essere applicate perché altrimenti i bordi si sfilacciano. Eventualmente per evitare che si sfilaccino i margini laterali posso utilizzare una colla per sorfilo sul bordo da tagliare, tipo questa. Applico la colla per sorfilo sul bordo già tagliato e sulla linea che dovrò tagliare con le forbici. Aspetto che la colla si asciughi. Quando la colla sarà asciugata e me ne accorgo perché non si vede più il tessuto bagnato ed è leggermente indurito, posso tagliare con le forbici. Ecco che i margini non si sfilacciano più. Piego i lati ed ecco qui la mia etichetta è pronta per essere applicata. Sul sito è molto semplice personalizzare l'etichetta, basta scegliere la variante, io ho scelto quella premium, la dimensione e il fissaggio. Io ho scelto quella da 1,5 cm di altezza e come fissaggio ho scelto tagliare e piegare autonomamente. Se scegli l'opzione già tagliate e piegate ti verranno separate già pronte per essere cucite come le flexi nera che ti ho mostrato prima. Infine puoi scegliere il colore sia dello sfondo, io ho scelto il fucsia, sia della scritta, io ho scelto il bianco. Puoi inserire una scritta testuale e anche un motivo, oppure puoi caricare il tuo logo, io ho scelto di caricare il logo di Cucito Espresso. Il bello di queste etichette è che possono essere ordinate anche per un quantitativo inferiore rispetto a 500 pezzi, puoi scegliere da 50 pezzi in su. Quindi oltre che per le attività artigianali che desiderano un'etichetta in 100% cotone, sono perfette per chi cuce i propri capi per hobby e ha una produzione lenta per chi riesce a cucire un capo ogni tanto, diciamo. Infine ho voluto provare anche le Novinera, eccole, sono etichette tessute con filati di poliestere riciclato. Le Novinera sono lavabili fino a 60 gradi, non scoloriscono e sono prive di sostanze nocive con certificato. Essendo sigillate a caldo, le etichette in poliestere non si sfilacciano, quindi non è necessario piegarle e possono essere applicate così come sono, piatte. Anche queste sono perfette sia per attività artigianali sia per hobbisti, hanno il vantaggio di non richiedere piegatura. Sono quindi super veloci da applicare e rimangono belle piatte sul capo. Anche in questo caso configurarle è molto semplice, simile a quanto fatto per le Cottonera Premium. Ti
Ti suggerisco di dare un occhio al sito di Dortex per trovare la soluzione migliore per te e provare le varie configurazioni. Ti mostro ora come applico un'etichetta a mano e a macchina. Io, salvo casi particolari, lo faccio sempre quando ho finito di cucire tutto il capo. Esistono tanti modi diversi per applicare un'etichetta su un capo, sia a mano sia a macchina. Io in questo video ti mostrerò il metodo a macchina e a mano che utilizzo più di frequente. Prima di cucire l'etichetta, sia a mano sia a macchina, devo stabilire due cose. 1. La posizione in cui voglio applicare l'etichetta. Di solito si applica sul dietro, esattamente a metà dello scollo. Per trovare la metà dello scollo dietro basta unire le cuciture delle due spalle e piegare a metà il tessuto. Metto uno spillo sulla metà ed ecco che appunto ho trovato la metà dello scollo dietro. Piego anche l'etichetta a metà e posiziono la metà dell'etichetta piegata esattamente sopra lo spillo. Nel caso di scolli a V posiziono l'etichetta o sotto la V dello scollo, che corrisponde al centro, oppure lungo lo scollo in questo modo. Scelgo in base al caso del momento. 2. Devo scegliere il colore del filo. Ti consiglio di utilizzare sempre lo stesso filo con cui hai cucito il capo e comunque un filo coordinato con il tessuto. In questo modo la cucitura dell'etichetta dal dritto del capo si vedrà il meno possibile, sia che sia stata cucita a mano, sia che sia stata cucita a macchina. Ti mostro ora come cucio l'etichetta a macchina. Posiziono il tessuto sulla macchina con il rovescio visibile, posiziono l'etichetta con i bordi già piegati, questa è la flexi nera per esempio, nel punto in cui voglio che sia cucita. Posiziono l'etichetta in modo che il suo bordo sinistro piegato sia in corrispondenza di questa guida a sinistra del piedino standard. Sposto l'ago a sinistra in modo che sia a circa 2 mm dal bordo dell'etichetta e della guida sul piedino. Scelgo un punto dritto e scelgo la lunghezza del punto in base al tessuto. In genere io utilizzo 2,5, ma per tessuti più pesanti aumento la lunghezza a 3. Cucio facendo un passaggio avanti, uno indietro e un altro avanti. Affranco con un punto indietro e uno avanti. Ecco qui. Faccio la stessa cosa dall'altra parte in maniera esattamente speculare, quindi per il bordo destro userò la guida a destra e sposterò l'ago a destra. Se nella tua macchina non puoi spostare l'ago a destra e a sinistra, nel corso base Impara a cucire a macchina e crea la shopper ti spiego altri metodi per cucire perfettamente dritto. Ecco qui, taglio con delle forbicine da ricamo i fili. L'etichetta è pronta. Ecco come si vede dal dritto ed ecco come si vede dal rovescio. Anche per le etichette senza i bordi piegati, come le novi nera, utilizzo lo stesso metodo. Ti mostro ora come cucio un'etichetta a mano. Cucirò l'etichetta cottonera a questo abito che mi sono cucita. Utilizzo un ago sottile e non troppo lungo e un filo dello stesso colore del tessuto. Io lo uso singolo, non doppiato e con un nodo alla fine. Una volta scelta la posizione dell'etichetta la tengo ferma con una mano e parto con l'altra mano per esempio da destra. Inserisco l'ago nell'angolo in alto a destra della piega dell'etichetta in questo modo. Tiro il filo che si bloccherà alla fine grazie al nodo. Ecco qui dal retro. Inserisco poi l'ago nel tessuto prendendo sia tessuto sia etichetta in questo modo. Faccio 3 passaggi così in totale.
Passo poi l'ago sotto l'etichetta senza prendere il tessuto e lo inserisco dentro la piega dell'etichetta. Inserisco l'ago dal rovescio sulla piega dell'etichetta in basso. Rifaccio 3 punti a mano come fatto in precedenza. Passo poi con l'ago sotto l'etichetta senza prendere il tessuto. Inserisco l'ago nell'altra piega a sinistra dell'etichetta, più o meno alla stessa altezza in cui sono entrata a destra, nella parte in alto. Ecco qui da dietro la diagonale che faccio con il filo. Non tiro troppo il filo, lo tengo morbido perché altrimenti l'etichetta si tende, si arriccia. Ruoto il capo così sono più comoda nel cucire. Faccio altri 3 punti a mano. Inserisco l'ago sotto l'etichetta e poi all'interno dell'etichetta in corrispondenza della piega. Passo all'ultimo angolo da cucire e cucio a mano come nei casi precedenti. Per concludere faccio dei nodini in questo modo. Taglio il filo con le forbicine da ricamo. Ecco qui, ecco come si vede dal dritto ed ecco come si vede dal rovescio. Quando preferisco cucire un'etichetta a mano e quando preferisco cucirla a macchina? In linea generale a me piace cucire le etichette a mano perché mi dà più l'idea di un capo artigianale e di moda slow. Cucendomi i miei capi mi prendo tutto il tempo per dargli un tocco finale un po' chic, diciamo. Cucio l'etichetta a mano quando il capo è prezioso, per esempio è realizzato con un tessuto prezioso tipo seta, lana pregiata, eccetera, eccetera, oppure quando ho impiegato tanto tempo per crearlo e cucirlo, per esempio su un cappotto cucirei un'etichetta a mano. Se il capo che ho cucito è molto semplice e veloce da realizzare, per esempio un top o un abitino estivo in cotone come questo, cucio l'etichetta a macchina. Per questo video è tutto, se ti è piaciuto condividilo, ricordati di iscriverti al canale per non perderti neanche un video, mi trovi anche su Instagram e Facebook come la Dulsatina e ci vediamo presto per un nuovo video. Ciao!